Oggi scopriamo alcuni modi di dire che hanno origine nella storia di Lisbona. Le espressioni idiomatiche sono un aspetto curioso e affascinante di una lingua, spesso intraducibili in altre, non avendo un significato letterale, trasmettono un messaggio preciso e condiviso all'interno di una cultura. Le usiamo ogni giorno senza pensarci troppo e senza pensare al fatto che nascondono dietro di sé storie interessanti e profonde radici culturali. Ogni paese ne ha di proprie e molte di esse sono strettamente legate alle storie e alle tradizioni locali, e Lisbona non fa eccezione. Il mio benvenuto a tutti i curiosi della storia di Lisbona. Io sono Fabiana e questo è Lisbona Giro in Giro, il programma che ogni giovedì all'1:30, ora di Lisbona, vi invita a scoprire storie, curiosità e misteri della splendida capitale lusitana. Oggi non rimarremo a vedere le barche partire e renderemo possibile mettere il Rossio nella Bettesga. E mi raccomando, se non volete che cadano il Carmo e la Trinità, iscrivetevi al canale, attivate il campanello e venite con me alla scoperta di 5 modi di dire che raccontano un pezzetto di Lisbona. Numero 1. Reis Veis Campo de Ourique. Letteralmente rasente a Campo de Ourique. Il corrispettivo italiano sarebbe per un pelo, significa infatti per poco. Per questo modo di dire ci sono due spiegazioni, entrambe centrate nella storia di Campo de Ourique. Campo de Ourique è un quartiere oggi relativamente centrale di Lisbona, ma il tracciato urbano del XIX secolo finiva proprio nell'attuale Rua Maria Pia, che circonda il quartiere a ovest. Quindi Campo de Ourique faceva parte della città per un pelo. Questa è la spiegazione meno nota, mentre quella più conosciuta invece ha a che vedere con il terremoto che nel 1755 ha distrutto Lisbona, ma dal quale Campo de Ourique è stato risparmiato per pochissimo. Numero 2. Cair o Carmo e a Trindade. È un'espressione che si usa oggi quando qualcosa provoca una grande sorpresa o confusione oppure scatena una reazione negativa. Si dice anche ironicamente quando si temono conseguenze gravi per cause poco importanti. Non preoccuparti, non cadranno mica né il Carmo né la Trinità. Come il precedente, anche questo modo di dire ha origine nel terremoto del 1755. All'epoca, infatti, Carmo e Trindade erano due dei conventi più importanti di Lisbona, localizzati tra lo Chiado e il Bairro Alto. Entrambi crollarono con il terremoto, che causò, ricordiamo, la morte di circa un terzo degli abitanti della capitale portoghese. Cair o Carmo e Trindade iniziò quindi a indicare terrore, panico e stupore di fronte alla catastrofe. Con il tempo passò progressivamente al significato più ironico che attualmente gli diamo. Parte delle rovine del convento du Carmo sono oggi visitabili, sono state trasformate nel museo di archeologia e la navata principale, rimasta senza copertura dall'epoca del terremoto, è senza dubbio uno dei posti più affascinanti della città. Invece del convento da Trindade rimane ben poco. Nel 1836 un imprenditore comprò parte del terreno dove si trovavano le rovine. Utilizzando anche pietre e maioliche dell'antico convento, costruì la prima fabbrica di birra di Lisbona, la birreria appunto da Trindade. Nel 1840 aprì anche una taverna per la vendita al pubblico della birra, in quello che era stato proprio il rifettorio del convento. Oggi la cerveseria da Trindade, recentemente restaurata, è uno dei luoghi iconici della città, famoso soprattutto per il suo beef a Trindade, una bistecca con un sughetto eccezionale. Numero 3. Mettere un rossio na Bettesga. Letteralmente mettere il rossio nella strada della Bettesga.
si riferisce all'impossibilità di mettere molte cose in poco spazio oppure al pretendere qualcosa di impossibile. L'espressione contrappone la grandezza della piazza Don Pedro V, conosciuta come Rossio, un rettangolone di 166 metri per 52 metri, alla strada della Biltesga, che unisce appunto il Rossio alla vicina piazza da Figueira e che con i suoi 35 metri di lunghezza si dice essere la strada più corta di Lisbona, anche se in realtà è uguale alla vicina strada do Amparo a nord, che a sua volta collega le due piazze in un tracciato rettangolare. Numero 4. Obra di Santa Ingrazia, letteralmente lavori di Santa Ingrazia. È un'espressione usata per designare qualcosa che richiede molto tempo per essere completato e che sembra non finire mai. Il corrispettivo italiano è come la fabbrica di San Pietro. L'origine dell'espressione portoghese è molto simile a quella dell'espressione italiana. Si deve infatti al fatto che la costruzione della chiesa di Santa Ingrazia si è prolungata per dei secoli, esattamente per 385 anni. La chiesa, che attualmente funge da Pantheon nazionale, fu costruita nel 1568 per ordine dell'infanta Donna Maria, figlia di Don Manuele I, per accogliere il reliquario di Santa Ingrazia, martire del IV secolo di origine lusitana. Il tempio venne gravemente danneggiato nel 1681. I lavori di ricostruzione iniziarono subito dopo con la realizzazione di un'imponente chiesa barocca che tuttavia rimase incompiuta e senza copertura fino agli inizi degli anni 60 del XX secolo, quando il regime dittatoriale decise di terminare la costruzione adattandola a Pantheon nazionale. La decisione politica aveva motivi propagandistici, perché utilizzò l'immagine del monumento rimasto incompiuto per diverse generazioni per dimostrare la capacità del regime di risolvere efficacemente le sfide. L'edificio venne così finalmente completato nel 1966. L'espressione popolare è legata anche ad una leggenda. Nel 1630 il tempio venne profanato con il furto delle osse consacrate custodite nel tabernacolo della cappella maggiore. Del furto venne accusato il giovane Simão Pires Solis, che venne scoperto ad aggirarsi nei pressi della chiesa di notte. Si scoprì in seguito che il giovane era innamorato di una nobildonna che era stata obbligata dalla famiglia a prendere i voti e che viveva nel vicino convento di Santa Clara. La notte del famigerato evento, Simão si aggirava vicino il convento, sperando di vederla e di convincerla a scappare insieme. Arrestato e accusato del furto delle ostie, il giovane non raccontò mai il motivo che lo aveva portato a passare nei pressi di Santa Ingrazia, rivendicando solo la sua innocenza. Fu processato per aver profanato la chiesa, crimine terribile in quel periodo storico, e condannato al rogo dall'Inquisizione. L'ingiusta condanna a morte avrebbe motivato la maledizione di Simão sulla fabbrica di Santa Ingrazia, condannata a rimanere eternamente incompiuta. Numero 5. Ficar a ver navios, letteralmente rimanere a guardare le navi. Significa avere una delusione, non ottenere ciò che si voleva. Questo modo di dire è intrinsecamente legato alla zona dell'Alto di Santa Caterina, dove oggi si trova il belvedere omonimo, conosciuto anche come Adamastor, da cui si gode una bellissima vista sul fiume. Ne abbiamo già parlato in un altro video, vi lascio il link nella descrizione. Ne vengono date due spiegazioni. Una è legata al sebastianismo, un movimento mistico secolare che a partire dalla seconda metà del XVI secolo si diffuse nel Regno del Portogallo a seguito della morte nel 1578 del re Sebastiano I nella battaglia di Alcácer, che portò a una crisi nella successione al trono. I sebastianisti credevano che il re sarebbe tornato per salvare il regno dai problemi scaturiti in seguito alla sua scomparsa. Si dice quindi che gli uomini legati a questo movimento si recassero sulla cima di Santa Caterina per aspettare la nave che avrebbe riportato a casa il re disperso, ma quello che vedevano sempre erano navi, solo ed esclusivamente navi.
La seconda spiegazione è invece legata alle invasioni francesi del 1807 che hanno portato la corte reale portoghese a imbarcare in 16 navi e dirigersi verso il Brasile, trasferendo la capitale del Regno del Portogallo a Rio de Janeiro. Il 29 novembre le truppe francesi entrarono in città, giusto in tempo di vedere la corte salpare verso il Brasile. Il comandante Junot e i suoi uomini, dal lato di Santa Caterina, rimasero letteralmente a vedere le navi. Quest'ultimo modo di dire è sicuramente il mio preferito. E a te, qual è piaciuta di più? Fammelo sapere nei commenti. E se questo racconto ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e di condividerlo con quell'amico o amico a cui potrebbe interessare. Alla prossima!